Non sapete che film vedere durante le vacanze di Natale? Bene, mettetevi comodi, prendete carta e penna perché in questo episodio speciale qui su Cinecinzia vi consiglio 20 film dove poterli vedere e vi anticipo anche un pochino di cosa trattano, così che possiate scegliere se vederli in famiglia, con i vostri bambini o magari da soli per prendervi una pausa dai parenti. Ma prima di cominciare, se ancora non lo fate, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere le mie spiegazioni dei finali dei film e le ultime novità sul cinema e le serie TV. Sigla! The Parent Trap, disponibile su Disney+, una commedia cult con Lindsay Lohan in uno dei suoi ruoli più iconici. Due gemelle identiche cresciute una in California e una a Londra si incontrano per caso in un campo estivo e scoprono di essere sorelle. Da lì nasce un piano tenero ma caotico per rimettere insieme una famiglia spezzata tra travestimenti, bugie e nostalgia anni 90. Io consiglio sempre questa e non la versione del 1961 semplicemente perché ci sono più affezionata. Al numero 2 Last Christmas. Questo è disponibile praticamente ovunque su Prime, su Netflix, Sky, Now TV e Disney+. Emilia Clarke interpreta una ragazza che sembra non riuscire a rimettere insieme i pezzi della propria vita, soprattutto durante il periodo natalizio. Lavora in un negozio di decorazioni di Natale, prende decisioni sbagliate e vive tutto un po' in superficie finché l'incontro con Henry Golding non la costringe a fermarsi e a riflettere. È una commedia romantica sì, ma con una malinconia di fondo che la rende diversa dalle solite e con un piccolo plot twist inatteso. Al numero 3 Leon, disponibile su Netflix e Prime Video. Tratto da una storia vera, il film segue il viaggio di un bambino indiano che si perde e viene successivamente adottato da una famiglia australiana. Anni dopo, ormai adulto e interpretato da Dev Patel, sente il bisogno di ritrovare le proprie origini. È un racconto potentissimo sull'identità, sulla memoria e su cosa significhi davvero sentirsi a casa. Al numero 4 King Richard, disponibile su Netflix. Will Smith interpreta Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams, un uomo con un piano preciso e quasi ossessivo per il futuro delle sue figlie. Il film non parla solo di tennis, ma di famiglia, sacrificio e determinazione, mostrando cosa significa credere in qualcuno quando nessun altro lo fa. È una storia energica, ma anche motivazionale e profondamente emotiva. È il film che ha regalato un Oscar a Will Smith come miglior attore protagonista, ma anche un grande scandalo che gli è costato l'esilio dalla cerimonia dei premi per 10 anni. Al numero 5 Freaks Out, disponibile su Sky e Now TV. Ambientato in una Roma cupa e visionaria, racconta la storia di 4 artisti da circo con abilità fuori dal comune, costretti a sopravvivere in un mondo che li considera mostri. Diretto da Gabriele Mainetti, è un film italiano che mescola fantasy, storia e sentimento, diverso da tutto quello che siamo abituati a vedere solitamente nel nostro cinema. Al numero 6 Opera senza autore, disponibile su Rai Play. Lo so, lo consiglio molto spesso, ma non posso farne veramente a meno. Si tratta di un grande melodramma europeo che segue la vita di un giovane artista dalla Germania del dopoguerra fino alla sua maturità. Tra amore, trauma e creazione artistica, il film riflette su come il passato continui a influenzare ciò che siamo e sono sicura che cambierà il modo in cui vedete il mondo. Al numero 7 Hitman, disponibile su Sky o Now TV. Glenn Powell interpreta un professore apparentemente normale che si ritrova coinvolto in una doppia vita completamente inattesa. Il film gioca continuamente con le aspettative dello spettatore, alternando ironia, romanticismo e tensione. È uno di quei film che ti sorprende senza mai prendersi troppo sul serio. È un peccato che la sua uscita sia passata in sordina perché io quando l'avevo visto a Venezia mi ero piegata dalle risate. Al numero 8 Kiki consegna a domicilio, disponibile su Netflix. Io consiglio sempre i film dello studio Ghibli, specialmente a chi ha bambini piccoli, perché sono veramente delle esperienze incredibili sia per i piccoli che per gli adulti. Il titolo che ho scelto oggi è appunto Kiki, uno dei film più amati dello studio. Kiki è una giovane strega che per tradizione deve lasciare casa e cavarsela da sola in
una nuova città. Tra difficoltà, lavoro e insicurezze, il film racconta in modo delicatissimo il passaggio dall'infanzia all'età adulta. È rassicurante e perfetto per le feste. Al numero 9, Mixed by Harry, disponibile su Netflix. È uno dei miei film italiani preferiti degli ultimi anni. Il regista Sidney Sibilia crea veramente delle perle che portano una ventata d'aria fresca nel settore. Il film è tratto da una storia vera e parla della storia dei fratelli Frattasio che trasformano la passione per la musica in un vero e proprio impero delle cassette pirata nella Napoli degli anni '80. È pieno di ritmo, nostalgia, umanità e racconta un'Italia fatta di sogni, furbizia ma anche voglia di riscatto. Divertente ma anche sorprendentemente malinconico se avete vissuto in quegli anni. Al numero 10, Argo, disponibile su Prime Video, Sky e Now TV. Passiamo ad un film premio Oscar ad altissima tensione. Diretto e interpretato da Ben Affleck, il film racconta una delle operazioni segrete più assurde e geniali della storia recente. Un gruppo di persone deve essere salvato in una situazione politica esplosiva e decidono di usare il cinema come copertura. È un thriller teso ma anche ironico che non perde mai il ritmo. Lo adorerà anche chi non ama particolarmente i film d'azione. Al numero 11, Klaus, disponibile su Netflix. Passiamo ad un film natalizio. Un giovane postino egoista viene spedito in un villaggio isolato e gelido dove nessuno parla con nessuno. L'incontro con un misterioso costruttore di giocattoli cambierà tutto. È una rivisitazione originale del mito di Babbo Natale, emozionante e visivamente splendido, perfetto da vedere con i bambini. Al numero 12, Remember Me, disponibile su Prime Video. Aggiungiamo una punta romantica e straziante alla nostra lista. Robert Pattinson interpreta un ragazzo segnato da un passato difficile che intreccia una relazione intensa e fragile con una giovane donna. Il film parla d'amore, famiglia e perdita. È uno di quei film che all'inizio sembrano proprio le classiche storie già viste, ma vi rimarrà addosso e vorrete vederlo 2 volte. Al numero 13, Il diritto di contare, disponibile su Disney Plus. Probabilmente lo avete già visto, ma se non l'avete fatto dovete assolutamente recuperarlo. Basato su una storia vera, il film segue 3 matematiche afroamericane che lavorano alla NASA negli anni 60. Tra razzismo e sessismo, il loro talento diventa fondamentale per una delle più grandi imprese scientifiche della storia. È coinvolgente e perfetto da vedere insieme alla famiglia. Al numero 14, Molly's Game, disponibile su Rai Play, Sky e Now TV. È vero, anche questo film lo consiglio molto spesso, ma per me è come se fosse un The Wolf of Wall Street al femminile. Jessica Chastain interpreta Molly Bloom, una donna che finisce per gestire uno dei giri di poker clandestini più esclusivi del mondo. Giro vero dove nella vita reale partecipavano persone del calibro di Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Il film, scritto da Aaron Sorkin, ha naturalmente dialoghi brillanti che scavano tra ambizioni e cadute. Al numero 15, Cruella su Disney Plus. Ne parlo qui perché un sacco di persone con cui ho parlato non l'hanno mai visto. Ambientato nella Londra punk degli anni 70, il film racconta la nascita di una delle villain più iconiche della Disney. Emma Stone costruisce un personaggio magnetico, ribelle e pieno di contraddizioni. Prende gli elementi più riconoscibili di Crudelia De Mon e li rivisita in chiave moderna, dando vita a una storia veramente esplosiva. E se vi piace la moda diventerà uno dei vostri film preferiti. Al numero 16, Robot Selvaggio, disponibile su Sky e Now TV. Preparate i fazzoletti. Un robot programmato per un mondo tecnologico finisce in un ambiente naturale ma ostile. Costretto a imparare a comunicare e adattarsi, scopre il valore delle relazioni. È una bellissima favola moderna che parla di empatia, crescita e appartenenza. L'ho visto al cinema dove tutti gli adulti accanto a me compresa, stavano piangendo. Al numero 17, L'Innocente, disponibile su Prime Video. Film francese leggero ma molto accattivante, diretto e interpretato da Louis Garrel, che qui gioca tantissimo con l'equivoco e con il sospetto. Parte da una situazione assurda, un figlio convinto che il nuovo marito della madre sia un criminale, e da lì si trasforma in una serie di fraintendimenti sempre più improbabili. Perfetto se volete ridere senza però guardare qualcosa di stupido. Al numero 18, Il Grinch del 2018, che è disponibile su Prime Video e su Sky. Ovviamente non sto parlando del film di Jim Carrey, non c'è bisogno che io ve lo consigli, ma parlo del film d'animazione del 2018 che sceglie un punto di vista diverso. Seguiamo il Grinch nella sua routine quotidiana, nel suo isolamento, nel modo in cui osserva da lontano una comunità che sembra vivere un Natale perfetto e a cui lui sente di non appartenere. È una storia sì sul Natale, ma anche una storia su cosa succede quando qualcuno si convince di non essere fatto per stare con gli altri. Al numero 19 c'è Formula 1, disponibile su Apple TV. È probabilmente il film più adrenalinico di questo 2025. Brad Pitt interpreta un ex pilota
che torna nel mondo della Formula 1 per affiancare un giovane talento e rimettersi in gioco, ma il bello è soprattutto come il film sia stato realizzato. Molte scene sono state girate durante i veri Gran Premi in mezzo alle gare ufficiali e Pitt ha guidato davvero le monoposto, quindi non è proprio tutta solo finzione. Il risultato è un film che ti fa sentire dentro la pista, amplificato dalla colonna sonora di Hans Zimmer che spinge tutto ancora di più sull'emozione e sulla velocità. Al numero 20 un piccolo grande classico, Little Miss Sunshine, disponibile su Disney Plus. Una famiglia totalmente disfunzionale si ritrova costretta a partire insieme per un viaggio che almeno all'inizio sembra una pessima idea. Tra sogni ridicoli, frustrazioni mai risolti e silenzi imbarazzanti, quel furgoncino diventa lo spazio in cui imparano a conoscersi davvero. È ironico, super tenero, ma anche un po' crudele, perché è uno di quei film che ti fanno ridere e subito dopo ti stringono lo stomaco, ma è perfetto da vedere durante le feste perché parla proprio della difficoltà inevitabile dello stare insieme. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video speciale. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete visto alcuni di questi film o quali sono i titoli che vi ispirano di più. Se vi piacciono i miei video, quindi le analisi sui film, sulle serie TV, sulle novità e sui consigli, iscrivetevi al canale e lasciate un like e un commento. Nel frattempo non posso fare altro che augurarvi buone feste, ma noi ci vediamo comunque venerdì prossimo con un nuovo video.